Allo? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti. Ma che facce seriose che vedo. Come siete tristi. Beh, io vi capisco. Il mondo è cambiato. Il cielo ha un colore pallido oggi. Il terriccio è secco ed emana un brutto odore. Ma non rattristiamoci. Vi racconto una storia. Una volta esisteva un essere di stirpe superiore agli altri, dotato di grazia e ingegno, che per millenni ha dominato sulla terra e su tutte le creature terrestri. Un essere disceso da un animale attraverso una lentissima, progressiva evoluzione. Questo secondo quanto dice una storia che va per la maggiore. Certo però, scusate, scegliere la scimmia come progenitore. Ma davvero? Ma che orrore! Quelle urlano, fanno dei gesti osceni, lanciano la cacca. Bah, ci sono animali molto più intelligenti ai quali ispirarsi, più eleganti, più versatili, più calmi. Le lumache, per esempio. Che poi sul fatto che l'uomo si sia evoluto, molte volte ho dei dubbi. E ad ogni modo ci sono moltissime storie sull'evoluzione molto più affascinanti. La reincarnazione, l'anima di un essere esaurita la sua vita trasmigra in un altro corpo, animale, vegetale, minerale, ne prende possesso per lasciare ogni suo residuo di materialità. Oppure quelle storie sulle divinità ispirate alla natura, Brahma, Vishnu, e come si chiama quella forma di elefante con le braccia? Non mi ricordo. Oppure ce n'è una che mi piace tanto. Dio disse, sia luce, e luce fu. Uah! Questa molti di voi la conoscono, immagino. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi e vide che era cosa buona. Poi Dio pensò bene di creare l'essere umano. A sua immagine e somiglianza lo creò. Lo benedisse e disse lui di regnare su tutto e su tutti, eccetera, eccetera. E l'uomo, ricevuta tutta questa importanza, lui che fa? Invece che vivere armoniosamente insieme alle creature terrestri, preservare la bellezza della natura, che ogni giorno si mostra in tutto il suo splendore, lui che fa? Si affanna continuamente con litigi ed erronee controversie sulla razza, sulla religione, sul sesso, perpetuando discriminazioni e ingiustizie inenarrabili. Un essere presuntuoso e arrogante. Ma non scaldiamoci, siamo qui per divertirci, no? A proposito dell'argomento del sesso, là io ho sentito i più grandi abomini. Volete anteporre le vostre verità alle verità della natura, ignorando le sue leggi. Bene, facciamo un quiz, visto che a voi piacciono. Vediamo se siete preparati, visto che sapete tutto. Che cosa definisce il sesso nell'essere umano? Saprete sicuramente rispondere a queste domande. Esistono differenze biologiche tra i sessi e tra i generi?
queste differenze, se esistono, perché non è detto che esistano, dipendono dai geni o dall'ambiente? E, ultima domanda, riguardano anche il cervello e le funzioni cognitive? Qualcuno di voi vuole rispondere? Boop, 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 boop. Nessuno, vero? Difficile. Beh, io di certo non vi posso aiutare, ma conosco qualcuno che fa il caso vostro. Sono già emozionata. Si chiama Yuri. Lo conoscete? È un capoccione lui. È uno che studia tutte queste cose. Neurobiologo. Molto affascinante. Sa un sacco di cose. Oggi con lui ci divertiamo. Shh, sta arrivando. È un ricercatore, ma alle volte trova anche qualcosa. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Mi chiamo Yuri Bozzi, sono un neurobiologo, insegno e faccio ricerca all'Università di Trento. Oggi parleremo di sesso, genere e cervello, un argomento non facile e, come vedremo insieme, fonte troppo spesso di pregiudizi. Cercheremo insieme di rispondere ad alcune domande. Anzitutto cercheremo di capire se esistono differenze fra i sessi e fra i generi. E se poi queste differenze esistono davvero, sono innate, dipendono cioè dal nostro patrimonio genetico, oppure sono acquisite, dipendono dall'ambiente. E ancora, queste differenze fra sessi e generi riguardano anche il nostro cervello e le funzioni cognitive? Cominciamo da alcune semplici definizioni. Con il termine sesso ci riferiamo a quelle caratteristiche fisiche che distinguono il maschio dalla femmina. E come vedremo queste sono biologicamente determinate. Il genere invece indica il sentirsi maschio o femmina indipendentemente dal corpo che si abita. Infine, con orientamento sessuale indichiamo la preferenza per uno, l'altro o anche entrambi i sessi. Cominciamo dalla prima domanda, cerchiamo cioè di capire se il sesso, o meglio come il sesso è biologicamente determinato. E cominciamo dal nostro patrimonio genetico, dai nostri cromosomi. Ciascuna cellula del nostro organismo contiene 23 coppie di cromosomi. 22 di queste sono uguali nel maschio e nella femmina. La 23esima, chiamata la coppia dei cromosomi sessuali, distingue effettivamente il maschio dalla femmina. Nel maschio abbiamo una coppia di cromosomi X e Y, mentre invece nella femmina abbiamo 2 cromosomi X uguali. Ma perché sono così importanti i cromosomi? Cosa contengono? Beh, i cromosomi, l'abbiamo detto, sono fatti di DNA altamente impacchettato. Pensate che il DNA ha questa lunga sequenza di lettere che sicuramente avete sentito, A, C, G, T. Il DNA all'interno di ciascuna cellula, se lo svolgessimo, se lo srotolassimo in tutta la sua lunghezza, sarebbe lungo circa 1 metro, che è una lunghezza incredibile per una cellula che è piccola, che ha un diametro di circa pochi milionesimi di metro. Immaginate, nel nostro organismo ci sono miliardi, decine di miliardi di cellule diverse e tutto il DNA contenuto in tutte le cellule dell'organismo misurerebbe milioni di chilometri. Professore! Chi è che parla? C'è qualcuno del pubblico che è intervenuto? Qualcuno che ha lasciato il cellulare acceso, magari? Professore, ma dove mettete tutte queste lunghezze? Te l'ho spiegato. Nella cellula, all'interno della cellula.
Sembrano delle caramelle. Beh, sì, Ma effettivamente sì. sono gustose, lei le ha assaggiate, professore? No, sinceramente non mi è mai capitato di mangiare un cromosoma. No. Sembrano così morbide e succulente. Beh. Allora, dove eravamo rimasti dopo questa breve introduzione? DNA. Ecco, stavo proprio dicendo, mi sa che di queste interruzioni durante questa lezione ne avremo parecchie. Lei crede? Temo proprio di sì. Allora ci spero anch'io. Va bene. Allora, ritorniamo ai nostri cromosomi. DNA. Ok, che contengono il DNA? Abbiamo detto che questa coppia di cromosomi sessuali distingue il maschio dalla femmina. Vedremo in un attimo come questo avviene, però prima cerchiamo di capire effettivamente perché sono così importanti i cromosomi, quali tipi di informazioni contengono. Beh, i cromosomi e il DNA che li costituisce contengono le informazioni che consentono alle cellule del nostro organismo di svolgere tutte le loro funzioni vitali, attraverso la produzione di proteine che sono un po' i mattoncini della vita. Queste informazioni noi le chiamiamo geni. Geni? Sì, geni. Professore, ma sta parlando di geni? Sì, ho parlato di geni. Li conosco anch'io, come questo? Beh, sì, certo, Einstein. L'ha riconosciuto? Sì, era un grande genio. Oh sì, e non solo. E guardi questo. Beh, Picasso, altro grande genio dell'arte, certamente. Ma non solo dell'arte. Sì, ho idea, ho sentito dire un po' l'ha di sentito? cose su di lui. Sì. Anche a me piacerebbe sentirlo. Ho paura che purtroppo questo non si possa verificare. Preferisce questo, genio? Mozart era un grande. Sì. Forse è più nelle sue corde, vero? Era un grande genio della musica, un pazzo. Ho capito. E lei? La riconosce? Marie Curie. Ah, bravissima! Certamente. Lei è proprio capoccione, sa? Grazie. Sa riconoscere tutto. Beh, ma non era difficile, questa non era difficile. E questo? Vabbè, questo è il genio della lampada, però io non erano proprio questi i geni scusi. cui mi riferivo. Allora questa? Beh, Chiara Ferragni a suo modo è un genio, certamente della comunicazione, è sicuramente un genio. E questo? No, per favore, togliamo questa diapositiva. Albano assolutamente no, assolutamente no. Poi, comunque, scusatemi, io non è che stavo parlando del genio, io stavo parlando del gene. Ah, ecco. E gli gnocchi? Vabbè, ho capito. Ho capito. No, per favore. No, torniamo per favore un attimo ai nostri cromosomi. Sì, grazie. Però torniamo un attimo ai nostri cromosomi. Dove eravamo rimasti? Va bene. Grazie. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti. DNA. Ok, DNA contenuto nei nostri cromosomi, cerchiamo di capire 23 insieme... coppie. Coppie, sì, ok. Posso andare avanti? Posso farle una domanda? Prego. Ma posso sapere come queste coppie di cromosomi si accoppiano? Ci arriviamo in un attimo. Vada avanti. Ed è esattamente quello che volevamo spiegare dall'inizio, com'è che avviene la determinazione del sesso. Allora, voi sapete che il maschio produce spermatozoi, mentre invece la femmina produce ovuli. Allora, gli ovuli contengono tutti, sempre, solo e esclusivamente un cromosoma X, mentre invece... Professore...
che succede? Cosa ho detto di Ma sbagliato scusi, adesso? rosa femmina e blu maschietto. Ok, va bene, me l'aspettavo. Beh, ma allora... Ecco, qual è il problema? Qual è il problema? È scontato? È ovvio? Beh, stiamo parlando di pregiudizi, veda lei. Sì. Ok, va bene, però serve anche al nostro pubblico per capire, questi sono appunto dei simboli che aiutano. Ah, scusi, allora se vuole gli mettiamo dei grembiulini al pubblico, così riconosciamo quelli rosa da quelli ora mettere i azzurri. grembiulini al pubblico credo che sia un pochino complicato. Usiamo questi simboli come normalmente li Ha un'idea? utilizziamo. Le ho fatto una sorpresa. Questo Sì. mi preoccupa. Le ho preparato uno schema che va bene per tutti, tutte. Va bene. Le piace? Sì, ma L'ho fatto io, l'ho capito, è molto originale. senza braccia. È molto originale, no, ma non mi dispiace, ma magari lo utilizzerò anche in altre lezioni. E in ogni caso mi sembra di vedere che tutte le informazioni che ci servono ci sono in questa immagine. Dunque, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che gli ovuli prodotti dalla femmina contengono tutti solamente cromosomi X, mentre invece gli spermatozoi possono contenere di quella coppia di cromosomi sessuali o il cromosoma X o il cromosoma Y. Sì, professore, l'ho segnato, ha visto? Sì, l'ho visto. No, ma ho detto la diapositiva è fatta bene, c'è tutto. I colori sono un po' diversi, ma va bene, insomma. Quindi, dicevamo, al momento della fecondazione, il sesso dell'embrione che nasce, viene generato dall'incontro di un ovulo con lo spermatozoo, è determinato dal cromosoma portato dallo spermatozoo. Quindi il sesso dell'embrione sarà XX, e in questo caso sarà femmina, se lo spermatozoo porta il cromosoma X, oppure sarà maschio XY se lo spermatozoo porta il cromosoma Y. Quindi è chiaro, è evidente che esistono differenze fra i sessi e che sono biologicamente determinate, però una cosa interessante da capire è se queste differenze si vedono subito. E non è così, perché l'embrione, che nasce dall'incontro di uno spermatozoo con un ovulo, inizialmente ha un aspetto che non è né maschile né femminile. Qui in questo schema sono riassunte un po' in maniera molto semplice le caratteristiche fisiche degli organi genitali. E vedete nella parte alta della diapositiva che l'embrione all'inizio ha degli organi genitali che non sono né maschili né femminili. E allora com'è che si sviluppano con delle caratteristiche fisiche molto particolari e diverse fra i due sessi? Questo dipende proprio dalla presenza o dall'assenza del cromosoma Y. E infatti il cromosoma Y porta una informazione molto particolare, il gene chiamato SRY, che durante le prime settimane di vita dell'embrione determina un aumento della produzione di testosterone, l'ormone sessuale maschile. Quindi quando il cromosoma Y è presente, l'embrione si differenzia, si sviluppa con organi sessuali maschili. Se invece questo non è presente, cioè se il cromosoma Y non è presente, non avviene questa produzione di testosterone e l'embrione svilupperà invece organi sessuali femminili. Professore? Salve. Salve. Mi scusi se non ho preso appuntamento. Buongiorno. Le spiace, avrei bisogno di parlarle. Prego. Posso? Grazie. Sì. Grazie ancora per avermi accettato così senza appuntamento. Prego, ci conosciamo? No. Cioè, io la conosco, l'ho già vista. Ok, mi sembrava in qualche modo una faccia nota. Io? Sì, pensavo una professoressa, una ricercatrice. No, un negozio di estetica, okay. Niente a che vedere. Ascolti,
Io sono qui per una questione un po' personale e sono un po' imbarazzata per questo. Prego, vediamo se posso aiutarla in qualche modo. La ringrazio della sua disponibilità. Vede, il fatto è che mio figlio Alberto è in un periodo molto particolare, ha 16 anni. Certo, capisco, capita a quell'età di essere in un periodo un po' particolare. Sì. Lei Beh, sì, lo capisce? Sì, lo capisco. Sì, da genitore con 2 figli. Lei ha 2 figli? 2 figli, un figlio e una figlia. Oh. Sì, è un'età un po'... E sono bravi? Sono in gamba. Ok, allora, non so proprio come dirglielo, vado dritta al punto. Prego. Vede, mio figlio l'altro giorno è andato da suo padre, mio marito, e si è rivolto a lui dicendogli che non sa se gli piacciono i maschi o le femmine. Beh, anche questo, guardi, secondo me è più comune di quanto sembra a quell'età. Un po' di confusione, un po' di indecisione. Il fatto è che mio marito è venuto da me. Mio marito è venuto da me e non ne vuole parlare con lui. Non ne vuole parlare, vuole che sia io a risolvere tutto, come se fossi io la causa del problema, come se fossi stata io a creargli questa confusione. Ma guardi, non credo assolutamente che sia questo il punto. Poi, se mi permette, magari se riusciste insieme ad affrontare il problema, forse potreste essere più d'aiuto, lei e suo marito, intendo. Sì, questo sicuramente. Il fatto è che mi sono posta anch'io delle domande, perché praticamente è cresciuto con me mio figlio. Io ho un centro estetico, quindi lui è cresciuto in mezzo a delle signore a parlare di depilazione, di pulizia del viso, di trucco. Forse sono stata io a creargli questa confusione, capisce? Ma no, io non vorrei avergli creato della confusione che poi lui non sa come gestire. No, non credo sia questo il problema. Vede, il fatto è che mio figlio fa una scuola industriale, sono tutti maschi. Noi veniamo da un paese, non veniamo da una grande città, quindi anche il fatto di essere confuso in questo momento potrebbe arrecargli delle conseguenze che lui non saprebbe gestire e che potrebbero rovinarlo o comunque farlo stare male per tutta la vita. Vede, io non so se mio figlio è in grado di reggere tutto questo. Mio figlio capisco, è un ragazzo sensibile. Capisco la difficoltà, capisco, assolutamente, capisco. E poi c'è un'altra cosa. Nella sua classe c'è un ragazzo che è gay. E io non ho niente contro di lui, anzi sono felice che lui abbia avuto... Guarda, mi scusi, non capisco sinceramente il punto. Questa cosa del io non ho niente contro i gay, io la sento troppe volte. Ma è così. Sì, ma talvolta sembra che chi dice non ho niente contro in realtà dei forti pregiudizi li abbia. Io non ho nessun pregiudizio, però io conosco mio figlio e so che lui in questo momento è confuso, ma che non è certo e non potrebbe reggere un peso di questo tipo. Senta, la prego. Io so che lei fa uno studio sui comportamenti sessuali e sugli ormoni. Non è che si può fare qualcosa, non è che c'è una cura, niente di invasivo. La interrompo subito. No, sì, guardi, scusi. La interrompo perché mi sembra di capire da quello che lei mi sta dicendo che al fondo lei consideri l'omosessualità una malattia. Non è di questo che stiamo parlando. Non è qualcosa che si può curare con una pasticca, con una pillola, con una terapia ormonale. Non è di questo che stiamo parlando. Io credo sinceramente che nel caso di suo figlio, lui abbia bisogno di conforto, di affetto e mi consenta, io penso che lei e suo marito in questo momento probabilmente non gli state dando quanto lui ne avrebbe bisogno.
Grazie, professore. Grazie per il suo tempo e grazie. Prego. Ecco, vedi? Vedi cosa? No, niente. Che voi avete sempre bisogno di catalogare, di classificare tutto, Siamo umani. di avere il bianco e il nero, quando invece è così bello mischiare. La natura offre una miriade di sfumature. Guardate i fiori, i colori dei fiori. A lei piacciono i fiori, professore? Sì, mi piacciono, sono molto belli. Ecco, non sono tutti di un unico colore. No, assolutamente Sono ricchi no. di forme e disegni, mai uguali. Eppure loro convivono pacificamente da millenni, da miliardi di anni forse. Ecco, vi siete mai chiesti del sesso dei fiori? Ma io forse alle elementari qualche volta. Non mi stupisce, visto che è un biologo. Beh, ad ogni modo anche loro hanno un sesso. Certamente. Certo che lo sapete, li avete classificati tutti. Ma vi siete mai chiesti perché molte specie tra loro siano unisessuate? Ma sinceramente non è proprio, diciamo, il mio pensiero di tutti i giorni, sinceramente. No. Certo, perché alle elementari queste cose non ve le spiegano. Ma Voi un po' volete cauti. sempre definire, controllare. Ma poi, che cos'è un nome? Forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe di avere il suo profumo se la chiamassimo con un altro nome? È bella questa immagine della rosa, mi piace. È piaciuta? Sì, molto. Non è mia questa. Adesso mi sta facendo arrossire. Non era mia intenzione, però se ci sono riuscito mi fa piacere. Bene. Che dice, ci appartiamo? Non ancora almeno. E che cosa vuole fare? Vorrei continuare la mia lezione, se fosse possibile. Sì, continui pure. Ci vediamo dopo. A dopo. Non è facile affrontare le proprie paure. Alzi la mano chi tra di voi non si è posto almeno una volta un piccolo dubbio sulla propria identità sessuale, oppure su quella del proprio figlio o della propria figlia, o di un amico o di un'amica. La madre di prima ci ha raccontato la sua storia, ci ha detto che ha paura che il figlio sia gay, ha parlato di ormoni, magari sperando di correggere questo difetto attraverso una cura. Ma cosa sono gli ormoni? Cosa sono gli ormoni sessuali? Vediamo di capirlo insieme. Gli ormoni sessuali sono delle piccole molecole derivate dal colesterolo. Il colesterolo non fa solo male, anzi. Professore? Sì? Io sono piena di colesterolo, allora. Buon per lei, allora. Allora. Vuole assaggiare? No, al momento no. C'è un momento per tutto. Va C'è bene, ce lo attenderò. teniamo per dopo, magari. Allora, dicevamo, cosa sono gli ormoni sessuali? Sono piccole molecole derivate dal colesterolo, prodotte dalle ghiandole sessuali, dall'ovario e dai testicoli. E agiscono attraverso il sangue. Rilasciate nel sangue, infatti, svolgono la loro azione su tutta una serie di organi bersaglio, controllando tipicamente lo sviluppo delle caratteristiche sessuali che distinguono il maschio dalla femmina. Ovviamente la crescita degli organi genitali, la crescita della muscolatura,
dei peli o la crescita del seno. Professore, Mi mi dica. scusi se la interrompo, ho una domanda. Sì, Ma questi ormoni dove vengono prodotti nell'uomo? allora questi ormoni, come ho detto prima, vengono prodotti dalle ghiandole sessuali, i testicoli e l'ovario, e vengono rilasciati nel sangue, agiscono su tutta una serie di organi del nostro organismo e l'azione degli ormoni sessuali è mediata da delle molecole che noi chiamiamo recettori che sono presenti nelle cellule del nostro corpo. Grazie. La cosa interessante è che noi siamo abituati a pensare a questi ormoni sessuali come maschili, gli androgeni, il testosterone, e femminili, gli estrogeni. Ma forse non tutti di voi sanno che in realtà sia nel maschio sia nella femmina entrambi i tipi di ormoni sessuali vengono prodotti. Certamente nel maschio saranno prodotti di più gli androgeni, nella femmina saranno prodotti di più gli estrogeni, però un po' dell'uno e dell'altro tipo è presente in entrambi i sessi. Questo è molto interessante. Lo sapevo che avrebbe attirato la curiosità. Capoccione, posso chiederle una cosa? Come no, ormai Ma lei è più ormonalmente maschio o femmina? chissà come mai me l'aspettavo questa domanda qui. Non lo sa, vero? No. Io lo so perfettamente, ma non lo voglio dire adesso. Aspettiamo un altro po'. Facciamo un quiz? No, niente quiz. Va niente bene, quiz. Lo aspetterò. capirete più avanti, magari. Allora, abbiamo detto cosa sono gli ormoni sessuali, da chi vengono prodotti, ma la cosa interessante, che forse molti di voi non sanno, è che gli ormoni sessuali vengono prodotti sotto il controllo dell'azione del cervello e in particolare di una piccola struttura posta alla base del cervello che chiamiamo ipotalamo. Ippopotamo? Come questo? No. Guarda, no. guarda quanti ormoni che ha questo ippopotamo. Sì, effettivamente è bello grande, Le piace? Ma È insomma, il suo genere? no, sinceramente no. Ha visto che curioso? Guardi gli ormoni che gli escono da tutti i pori. Ha anche i peli sulle orecchie. Sì, me ne ero accorto, sì. Non me ne ero accorta nemmeno io. Ha i peli sulle orecchie e non li ha sul resto del corpo. È strano. Curiosa la natura, vero? Assolutamente sì. Io non sono proprio un esperto di ippopotami su Ma questo. secondo lei questo è più maschio o più femmina? Confesso la mia ignoranza, non lo so. Va bene. E vorrebbe che fosse più maschio o più femmina? No, sinceramente mi lascia molto indifferente la cosa, ecco. Ti sento, sei diventato freddino. Perché? Ti sento meno coinvolto. Ripeto, non è che gli ippopotami mi stimolino chissà quale pensiero, ecco. Va bene, tolto. Ok. Allora, ritorniamo all'argomento di cui stavamo parlando. E stavamo dicendo che gli ormoni sessuali sono prodotti sotto il controllo di questa struttura, piccola struttura posta alla base del cervello che chiamiamo ipotalamo. L'ipotalamo controlla in effetti anche un'altra ghiandola, la ghiandola ipofisi, che è essa stessa responsabile del controllo dell'azione degli ormoni sessuali perché produce degli ormoni che vengono rilasciati nel sangue e agiscono proprio laddove gli ormoni sessuali vengono prodotti, vale a dire sui testicoli e sugli ovari. Infatti l'azione degli ormoni prodotti dall'ipofisi garantisce che le ghiandole sessuali producano gli ormoni sessuali, testosterone e androgeni, e estrogeni, vedete a volte si fa confusione, e oltretutto
Gli ormoni ipofisari controllano anche la maturazione delle cellule sessuali, quelle che sono responsabili appunto della fecondazione, come abbiamo visto prima. Ma c'è un'altra cosa interessante da sapere sulla funzione degli ormoni sessuali. Abbiamo detto che sono prodotti sotto il controllo del cervello, ma essi stessi agiscono sul cervello. Agiscono sul cervello controllando, regolando i comportamenti riproduttivi e sessuali. In particolare, come sappiamo da studi sugli animali, tipicamente controllando i comportamenti di accudimento della prole, per esempio, nelle femmine, o alcuni particolari tipi di comportamenti riproduttivi o aggressivi nel maschio. E sapete, queste informazioni noi le abbiamo da studi condotti su animali di laboratorio, in particolare su dei piccoli roditori, i topi. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Topi? Ma che schifo! Ma no, perché? Mi viene da vomitare. Ma no. Che odore orribile i topi. No, sono piccolini. Ma sono tutti sporchi, vedesse cosa mi combinano ogni giorno. Ma con tutti gli animali che ci sono sulla terra, che strisciano, che camminano con più eleganza, ma proprio con quegli orecchioni dovevate confrontarvi. Ma questo è quello che facciamo in laboratorio, effettivamente. Sono facili da allevare, sono animali piccolini, sì. si riproducono facilmente. Ah, come questo? Oh, Mickey Mouse. No, non proprio come questo. Ah, preferisce questo? Guardi che sguardo intelligente. Topo Gigio. Spruzza ormoni da tutti i pori proprio. Sì. Proprio un animale d'esempio da studiare, direi. Beh, non proprio, sicuramente simpatico, però no, noi non è che utilizziamo i protagonisti dei fumetti o dei cartoni animati. Ma siete troppo seriosi. Può darsi. Vada avanti. Stavo dicendo che effettivamente lo studio del comportamento riproduttivo e sessuale è stato condotto molto spesso in laboratorio utilizzando topolini. Vediamo insieme che cosa sappiamo sul fatto che gli ormoni controllano i comportamenti sessuali e partiamo proprio da questi studi condotti sul topo. Vediamo insieme anzitutto come è fatto il cervello del topo. Questo è il cervello di un topo? Il cervello di un topo, certamente. Cerchiamo di spiegare insieme come è fatto e come reagisce proprio all'azione degli ormoni sessuali. Le dispiace se non ascolto questa parte? Prego. Grazie. Allora, vediamo insieme come è fatto in maniera un po' schematica il cervello del topo. In questa diapositiva vedete sulla vostra sinistra delle piccole strutture poste nella parte anteriore del cervello che chiamiamo bulbi olfattivi. Sono quelli che ricevono praticamente il segnale dal muso, dal naso dell'animale e interpretano, codificano gli stimoli olfattivi. Quelli per esempio che vengono dal partner durante l'accoppiamento. Allora, fino a pochi anni fa si pensava che nel cervello i circuiti che controllano i comportamenti riproduttivi e sessuali fossero completamente diversi nel maschio e nella femmina. Qui in questa diapositiva in alto lo vedete schematizzato con delle linee di colore rosso o blu che indicano proprio l'attivazione di alcune strutture del cervello in risposta a stimoli olfattivi di natura ovviamente sessuale. In realtà adesso sappiamo che non è così. I circuiti che nel maschio e nella femmina controllano i comportamenti riproduttivi e sessuali sono fondamentalmente gli stessi, però
si attivano in maniera diversa. E allora, per esempio, nella parte bassa della diapositiva vedete che nella femmina, in risposta per esempio all'esposizione a un maschio, si attivano alcune strutture del cervello che sono esattamente quelle che vengono bloccate, che vengono inibite nel maschio in risposta alla esposizione al partner femmina. Quindi il concetto sostanzialmente che viene fuori da questi studi è che gli ormoni controllano i comportamenti riproduttivi e sessuali agendo sulle stesse strutture ma attivandole in maniera differente nei due sessi. E sapete, questa cosa fondamentalmente succede anche nell'uomo. Professore, scusi se la interrompo. Prego, ormai ci sono abituato. No, ma questa cosa mi affascina tantissimo. Questo Prego. è il suo cervello? No, questo non è proprio il mio cervello. Il suo è più grosso, vero? No, il mio sarà più o meno come quello di tutti, circa 1,5 kg di materia grigia. 1,5 kg? Più o meno. Ma allora è super capoccione. Dipende da cosa ci sta dentro. E adesso scopro che è anche molto simpatico. Troppo gentile. Grazie, si figuri. Allora, stavamo dicendo che quello che abbiamo visto nel topo, in realtà più o meno succede anche nell'uomo. Vedete qua, ancora una volta, qui abbiamo in questa diapositiva una schematizzazione del cervello umano, la parte anteriore alla vostra sinistra, la parte posteriore alla vostra destra. E vedete in colore giallo e rosso sono indicate quelle aree del cervello che si attivano qui in questo esperimento specificamente in risposta a stimoli olfattivi contenenti ormoni sessuali maschili, androgeni. E allora vedete che nelle femmine eterosessuali e nei maschi omosessuali, quindi entrambi con preferenza sessuale per il maschio, queste due, questa attivazione delle strutture cerebrali è fondamentalmente sovrapponibile e ben diversa da quanto succede invece nelle femmine omosessuali e nei maschi eterosessuali. Quindi è evidente, sappiamo chiaramente, che gli ormoni sessuali controllano l'attivazione di differenti strutture cerebrali. Abbiamo visto che lo fanno per controllare specificamente i comportamenti riproduttivi e sessuali. A questo punto viene abbastanza spontaneo porsi una domanda leggermente diversa, ma altrettanto importante. Queste differenze nell'attivazione di strutture cerebrali in risposta agli ormoni sono anche accompagnate da differenze strutturali nel cervello maschile e nel cervello femminile? Uno dei pionieri in questo campo di studi è stato un neuroscienziato olandese di nome Dick Swaab. Che adesso cosa ho detto che non va? Come si chiama, scusi? Dick. Ho capito. Ma come mai la fa tanto ridere questa cosa? Scusi, mi sono fatta prendere dall'emozione, ma è un nome d'arte, vero? No, non è un nome d'arte, si chiama così, si chiama Dick. Aspetti che cerco su Google. No, non ci vuole, scusate, non ci vuole una grande conoscenza dell'inglese per capire cosa viene fuori se su Google si digita Dick, ok? Basta, la prego, basta. Basta, sì, cerchiamo di ritornare all'argomento principale della lezione. Allora, stavo dicendo, non si è ancora ripresa, ok. Posso andare avanti? Allora, stavo dicendo
che Dick Schwab e i suoi collaboratori sono stati i primi nel 1985 a dimostrare che esistono delle differenze nella struttura del cervello maschile e femminile. E provate a indovinare in quale parte del cervello hanno trovato queste differenze. Ipopotalamo? No, nell'ipotalamo, non nell'ippopotamo. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto, professore? Cosa ha vinto? Allora, ritorniamo un attimo alla diapositiva. Oh, non mi dà Di corda. prima. No. Basta con gli ippopotami. Allora, torniamo un attimo all'argomento. Dicevo, le differenze nel cervello maschile e femminile, Schwab e collaboratori le hanno trovate proprio nell'ipotalamo. Questo, se ci pensate, non è sorprendente perché abbiamo detto prima che l'ipotalamo è quella struttura del cervello effettivamente che controlla la produzione di ormoni sessuali. Ma la cosa più interessante è un'altra. Schwab e collaboratori sono andati oltre e hanno cercato di studiare la struttura non solo del cervello maschile e femminile, ma per esempio del cervello di persone transessuali che erano state sottoposte a un intervento chirurgico e a trattamento ormonale per cambiare sesso da maschio a femmina. E ancora una volta, in una struttura non nell'ipotalamo, ma in un'altra piccola struttura sempre coinvolta nel controllo dei comportamenti riproduttivi e sessuali, anche in questo caso hanno trovato delle particolarità. Questa struttura nei transessuali maschio o femmina era molto simile a come essa si presenta nelle femmine. Ora, è anche vero che gli studi di Schwab e collaboratori non hanno mai chiarito se questa particolare struttura nel cervello dei transessuali fosse preesistente al cambio di sesso oppure ne fosse una conseguenza. Ciò nonostante, gli studi di Schwab e collaboratori sono stati importantissimi e hanno avuto un impatto sociale tremendo. All'inizio, pensate, Schwab è stato addirittura minacciato di morte. Nel 1985, in quegli anni, era assolutamente strano che si dicesse che esistono differenze nella struttura del cervello tra sessi diversi o in persone che hanno cambiato sesso. Sembrava quasi di volerli discriminare. Adesso i tempi sono cambiati. Schwab è considerato quasi un paladino della causa della comunità LGBT, quindi della comunità che sostiene i diritti dei gay, dei transessuali e anche di chi ha un'identità di genere fluida. Aver dimostrato in maniera piuttosto solida che esistono delle differenze strutturali, biologiche, nel cervello di chi si è sottoposto a un intervento per cambiare sesso, implica una cosa fondamentale e importantissima. È il fatto che se queste differenze esistono e sono biologiche, allora non esistono dei comportamenti giusti o sbagliati che in qualche modo determinano la nostra identità sessuale. Ben arrivato, accomodiamoci. Allora, Alberto, come stai? Sai, ho ricevuto una telefonata dai tuoi genitori. Li ho incontrati e gli ho chiesto se posso esserti in qualche modo d'aiuto. Hai voglia di dirmi qualcosa?
Sai chi sono? Sai dirmi perché sei qui? I tuoi genitori si sono rivolti a me. Sono preoccupati per te. Vorrebbero aiutarti, ma non sanno come fare. E allora hanno chiesto aiuto a me. Mi hanno raccontato un po' di te e di questo periodo un po' difficile. Se hai voglia ne possiamo parlare. Immagino che ti senti arrabbiato, confuso, spaventato. Alberto? Alberto, stai poco bene? Mio padre non mi vuole parlare. Mia madre è sempre così agitata. Ma io cosa ho fatto di male? Professore, che succede? Vuoi un'aspirina? Sei stato bravo a recitare. Grazie, Sei stato davvero bravo, mi sono emozionata. troppo gentile. Prego, possiamo rifarlo? Ma io penso che Dai, un dai, attimo, dai, più dai. A me è piaciuto molto, ma dove hai studiato? alla scuola normale, a Pisa. Ah, non l'ho mai sentita come accademia di recitazione. No, la scuola normale, un'università. Ah. Sarà che a me le cose normali non mi sono mai piaciute. Sì, ma sai che in un certo senso anche studiare alla scuola normale in qualche modo è una scuola di teatro, sai? Ah sì? Sì. Credo Sì. che la rivaluterò allora. Cosa vogliamo fare?
Ma io direi di andare avanti, ritorniamo all'argomento della lezione. Parlavamo Sì, dai. di differenze nella struttura del cervello maschile e femminile. Avevamo visto insieme gli studi di Dick Schwab. Studi più recenti, condotti mediante le tecniche di imaging cerebrale, hanno effettivamente confermato che la struttura del cervello maschile e femminile è un po' diversa. Capoccione. E adesso cosa ho detto che non va? Ma quante ne sai? Ok, ma fammi arrivare al punto. Fai emozionare tutte, di la verità. No. Tutte e tutti. Ok, così va meglio. Allora, dicevamo Che freddo. Perché freddo? Non lo so, vedo che tralasci, vai oltre. Ma se mi Fermati un interrompi così... po', calmati. Ok, cercherò di stare calmo e di andare dritto al punto. Dicevamo che esistono differenze strutturali anche evidenziate da studi di imaging cerebrale. E in questa diapositiva, ancora una volta, con i colori rosa e celeste, vediamo quelle aree che sono più espanse nel cervello femminile e nel cervello maschile. Però dobbiamo tenere presente che questi studi spesso sono stati condotti con un numero piuttosto limitato di soggetti. Questo può avere falsato la significatività statistica dei risultati. Ma ancora di più è importante sottolineare che spesso questi studi sono stati condotti con un pregiudizio di fondo, quasi a voler assolutamente dimostrare che le differenze esistono e a sottolineare il fatto che magari il cervello femminile è in qualche modo inferiore a quello maschile. In ogni caso, gli studi di cui vi ho parlato fino adesso chiaramente indicano che delle differenze fra i sessi esistono. Ma adesso cerchiamo di affrontare un'altra delle domande che ci eravamo posti all'inizio. E parliamo di genere. In particolare, il genere, per come l'abbiamo definito prima, è biologicamente determinato? C'è una bambina che ha un'ernia inguinale, talmente interessante da far clamore in tutto un ospedale, talmente interessante da farla visitare da un medico professorone e da dei tirocinanti. All'età di 4 anni, il medico professorone e i suoi genitori le dicono che dovrà subire un intervento chirurgico. 2 anni dopo, il destino vuole che la bambina abbia una seconda ernia inguinale, questa volta sull'altro lato dell'inguine. La bambina era così felice perché la madre la porta a far visitare in una città vicino al mare. Lei è così contenta di andare in vacanza con la madre. E invece si ritrova in un piccolo ambulatorio, circondata da un medico e da degli studenti di medicina. Il medico le parla mentre gli studenti la fissano. All'età di 12 anni, la madre e la ragazza fanno una chiacchierata. La madre le dice che ha ereditato una malattia di famiglia e che non le crescerà il seno senza l'aiuto della medicina. Allora la farà vedere da un medico, endocrinologo. Ancora. Lei è così triste di essere sterile. Il medico le dice che non ha sviluppato le ovaie, che sono deformi e inconsistenti, e le prescrive delle pillole di estrogeni. Nonostante questo, la ragazzina cresce e vive una vita perfettamente normale. Certo, non dicendo ai suoi amici la verità sul fatto di non avere le mestruazioni.
mentendo a tutti. E sarà sempre così triste di dover essere sterile. Un giorno è chiusa nella sua cameretta di notte e legge un articolo su internet dal titolo "Sono un uomo o sono una donna?". L'articolo parla della modella Angabi Odile. La ragazza corre nella cameretta dei suoi genitori, trascina fuori la madre e le chiede freneticamente: "Anche io ho la stessa cosa che a quella modella? Ho anche io il cromosoma Y?". La madre risponde: "No, non hai il cromosoma Y". A quel punto arriva anche il padre. Lei lo chiede di nuovo: "Sono anche io come quella Angabi? Anche io ho il cromosoma Y?". "Sì, hai il cromosoma Y". Lei pensa: "Dio, voglio solo morire". Corre in camera sua, si chiude a chiave e guarda su internet. Scopre di avere la sindrome di femminilizzazione testicolare. La sua sindrome si chiama AIS, sindrome da insensibilità agli androgeni. Adesso ha un'endocrinologa che le dovrà spiegare per ben 2 volte la sua situazione, perché lei non riesce ad accettarlo. I suoi genitori non ne parlano, se non sarà lei a tirarlo fuori, perché l'argomento è scomodo. Prende un antidepressivo ora. Solo 2 persone conoscono il suo problema. Tutti gli altri non lo sanno e pensano che lei sia perfettamente normale. Ma lei ha una paura incredibile di conoscere un ragazzo e di fare sesso. Ma io sono un uomo o sono una donna? Adesso voglio raccontarvi una storia. È la storia di Angabi Odile, una modella belga. Nel 2017 Angabi ha dichiarato pubblicamente di essere intersessuale e da quel momento è diventata un'attivista in difesa dei diritti di questa categoria di persone. Angabi è affetta da una sindrome genetica chiamata sindrome di Morris o sindrome da insensibilità agli androgeni. Questa condizione è dovuta a una mutazione genetica sul recettore per gli ormoni sessuali maschili, per gli androgeni. In pratica il corpo di Angabi produce normalmente testosterone, ma non è in grado di utilizzarlo. In conseguenza di questo, Angabi, come d'altronde altre persone affette da questa sindrome, ha degli organi genitali maschili molto ridotti, quasi femminilizzati. Il sesso biologico di Angabi è maschile, XY, ma lei si sente femmina, il suo genere è femminile. E come altre persone affette dalla sindrome da insensibilità agli androgeni, ha una preferenza sessuale per i maschi. Questa storia, particolare certamente, ci racconta che effettivamente anche il genere, per come l'abbiamo definito, cioè il sentirsi maschio, il sentirsi femmina, è biologicamente determinato. E ci avviciniamo lentamente
un po' alla conclusione del nostro viaggio. Abbiamo imparato fino a questo momento che esistono delle differenze tra i due sessi e queste differenze colpiscono anche il cervello. Abbiamo visto la differenza di struttura tra maschi e femmine. La domanda che ci poniamo adesso, l'ultima domanda alla quale vogliamo rispondere, forse la più importante, è se queste differenze di struttura in qualche modo implichino anche delle differenze cognitive. Uno dei maggiori scienziati in questo campo che ha affrontato questa domanda è Simon Baron-Cohen, un neuroscienziato dell'Università di Cambridge. Baron-Cohen ha proposto una teoria in base alla quale effettivamente il cervello maschile sarebbe più adatto a risolvere problemi, definiamolo sistematico, mentre il cervello femminile sarebbe più adatto alla gestione delle emozioni, definiamolo empatico. Ora, se ci pensate bene e poniamo questa teoria da un punto di vista evolutivo, questo ha senso. Immaginiamoci agli albori di Homo sapiens, quando l'uomo era organizzato in tribù, in quella situazione i maschi procacciavano il cibo e le femmine restavano ad accudire la prole. Ma questa idea ha senso anche oggi? Professore, mi scusi. Prego. Mi scusi, forse sono arrivata tardi. Posso seguire la sua lezione? Certo. Grazie, non voglio disturbarla, sto qua. Prego. Allora, che cosa stavamo dicendo? Parlavamo della teoria di Simon Baron-Cohen, questo cervello maschile sistematico e il cervello femminile empatico. In realtà Baron-Cohen stesso afferma che questo cervello maschile e questo cervello femminile non corrispondono necessariamente al sesso biologico, come per dire che potrebbero esistere anche maschi con un cervello empatico e femmine con un cervello più adatto a risolvere problemi. Mi scusi, posso farle una domanda? Certo. Ma quindi le spiace se ci accomodiamo, così magari siamo un po' più prego. comodi? Mi incuriosisce molto questo discorso tra maschile e femminile. Sì, capisco, incuriosisce tutti. E quindi il cervello, sia maschile che femminile, può essere un po' l'uno, un po' l'altro? Ma direi sostanzialmente di sì. E ne abbiamo sentito qualcosa in proposito anche oggi. Abbiamo detto che gli ormoni sessuali sono prodotti entrambi i tipi, sia nel maschio che nella femmina. C'è un punto però della teoria di Baron-Cohen che è, secondo me, interessante. Tralascia in pratica la capacità del cervello di adattarsi alle situazioni ambientali. Tralascia un po' il concetto di quella che noi chiamiamo la plasticità del cervello. Perché? Perché effettivamente se pensiamo ai bambini molto piccoli, ma nei bambini molto piccoli, Prego. dicevo, i bambini... Volevo sentire un po' meglio. Certo. Dicevo, i bambini molto piccoli non mostrano delle preferenze di gioco per un trenino o per una bambolina. I bambini molto piccoli non hanno preferenze. Scusi, è che volevo vederla un attimo senza... Oh, wow! Molto meglio così. Così mi mette un po' in imbarazzo. Ah sì? Eh, Glieli lascio se vuole. Prego, grazie. Dicevo, i bambini molto piccoli non hanno preferenze di gioco o preferenze per i colori, il rosa, il celeste, di cui abbiamo sentito parlare tante volte. E soprattutto i bambini molto piccoli non hanno chiare differenze di capacità intellettive.
nei due sessi. Questo effettivamente ci fa pensare che quelle che noi percepiamo come differenze tra maschio e femmina siano spesso il frutto di forti e consolidati pregiudizi e condizionamenti sociali. E questo, tra l'altro, sembra essere dimostrato dal fatto che nei paesi in cui l'emancipazione femminile l'emancipazione femminile è più alta, in questi paesi le capacità logico-matematiche delle femmine sono più sviluppate. Professore, è interessantissimo quello che sta dicendo. Le spiace se mettiamo un po' di musica? No, prego. Che cosa abbiamo imparato finora? Bene, abbiamo imparato che le differenze esistono. Le differenze fra i sessi e fra i generi esistono e sono biologicamente determinate. Ciononostante, abbiamo anche visto che c'è un po' di maschile nelle femmine e un po' di femminile nei maschi. Il mondo non è rosa o celeste, il mondo ha i colori dell'arcobaleno e questo è ciò che noi chiamiamo neurodiversità. Che sensibile che è, professore. Le va di ballare? Sì. Fino a poco tempo fa, a Roma, nell'antica villa di Casa Borghese, era presente una statua di rara bellezza, la più ben vista di tutta la villa, ed era così ricercata che il proprietario della casa gli dedicò persino una sala intera, tutta affrescata dalle vicende che la stessa statua ispira. La statua, infatti, racconta la vicenda del mito del figlio di Hermes e di Afrodite. Volete saperla? Un tempo, nell'antica Grecia, nacque un ragazzo bellissimo, il ragazzo più bello che si sia mai visto sulla faccia della terra, al punto che la ninfa Salmace si innamorò perdutamente di lui. La ninfa si rivolse agli dei e gli implorò di unire per sempre i loro corpi. E così nacque una creatura fantastica, metà maschio e metà femmina, e il suo nome è Ermafrodito. È bella questa storia, vero? Sì, in effetti sono una che sa raccontare bene le storie, ma non l'ho inventata io. La natura offre sempre un sacco di storie, un sacco di bellissime storie, e tutte vere. Vedete, io sono un essere semplice, un animale che ha pochi grattacapi per la testa. E a dire il vero, io non ho nemmeno una vera e propria testa. Ecco, voi avete chiamato la mia testa piede, e quindi è come se fossi un piede con le antenne. Ma non è questo il punto. Il fatto è che io sono una creatura libera sessualmente. Sì, perché posso essere sia maschio che femmina, o entrambi, a seconda di chi incontro. È bella la libertà. Però in fondo noi lumache viviamo sempre la stessa vita tutti i giorni. Invece voi siete così belli,
tutti diversi, così neurodiversi.